tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Dopo avervi raccontato nel dettaglio la Rock Rider Race 900, la Hardtail top di gamma di Decathlon, oggi andiamo a vedere nei minimi dettagli l'altra top di gamma della linea cross country di Rock Rider, ovvero la Race 900S, la full suspended, 120 mm anteriori, 120 mm posteriori, un'estetica che fa discutere, ma soprattutto una bicicletta che al pubblico con questo montaggio arriva a 3.999 euro, quindi veramente un prezzaccio. Oltre alle ruote in carbonio abbiamo anche la trasmissione wireless, ovvero il cambio SRAM GX Eagle AXS. Cosa vuol dire AXS? AXS è la famiglia SRAM in cui non sono presenti cavi. Il cambio funziona tramite un collegamento wireless e infatti qui davanti sul manettino non ci sono cavi. Il cockpit è super pulito. Questa è una chicca che per questo prezzo è veramente difficile trovare. La sella è una Fizik e i freni sono gli SRAM Level T, hanno disco anteriore da 180 mm e disco posteriore da 160 mm, mentre la forcella è una RockShox Reba con steli da 32, quindi steli abbastanza piccoli pensati appositamente per il cross country. Non è la SID, quindi non è la forcella top di gamma per quello che riguarda il mondo cross country, ma è la Reba, che è quella che si va a posizionare subito sotto alla SID, comunque con un buon funzionamento. In questa versione è un funzionamento un po' on-off, avremmo preferito qualche regolazione in più per andare soprattutto sulle basse velocità ad avere una forcella un po' più sensibile, però comunque stiamo parlando di una bicicletta con un rapporto qualità-prezzo molto elevato. In questo allestimento in taglia L ha fermato la nostra bilancia a 11,9 kg, quindi giusto un pelo sotto i 12 kg. Non è una bicicletta leggerissima, questo va detto subito, ma c'è da dire che per il costo che ha e soprattutto per come è montata può essere portata molto più in basso. La bicicletta che Stéphane Tempier utilizzava l'anno scorso in Coppa del Mondo, noi l'abbiamo pesata e pesava 11,3 kg, con il reggisella telescopico AXS, che anche quello non è il più leggero di tutti. Diciamo che è una bicicletta che con qualche attenzione da Iron Light potrebbe essere portata tranquillamente attorno ai 10,5 kg. Di meno no, perché comunque con un telaio da 1980 grammi in taglia M inizia a essere difficile portarla sotto i 10 kg. Quello che si nota prima di tutti è l'estetica, molto particolare, soprattutto con la posizione dell'ammortizzatore così in diagonale, una posizione che non si vede molto di frequente, e per questo a qualcuno questa bicicletta piace molto, a qualcun altro piace un po' meno. Esteticamente però è una bici molto race e si va a capire soprattutto per quello che è la grafica così bianca con scritta asimmetrica, ovvero da un lato abbiamo una grossa scritta Rock Rider e dall'altra la scritta è molto più piccola. Questo è un dettaglio minimale ma veramente particolare che forse solo Rock Rider utilizza nelle sue biciclette race, quindi quelle dedicate al mondo agonistico. Se parliamo di geometrie andiamo a parlare di un reach che in taglia L è di 436 mm, un caro posteriore che è di 446 mm e un angolo di sterzo di 68 gradi. Non sono le geometrie più moderne in assoluto ed infatti questa è una cosa che si sente nelle fasi di guida. Super attaccata al terreno, riesce a spingere molto bene ma poco reattiva, soprattutto nello stretto. È una bicicletta che, come vedremo poi, noi suggeriamo essere ottima soprattutto per chi vuole avventurarsi nel mondo delle gran fondo e delle marathon, dove non serve una reattività enorme ma serve precisione di guida e soprattutto comfort. Parlando di design, una piccola nota stonata è il cavo del blocco dell'ammortizzatore completamente esterno, molto pratico, ma in un mondo che va sempre di più verso l'integrazione totale, questa è una cosa che fa storcere il naso un po' a tanti. Così come fa storcere il naso anche il passaggio del tubo idraulico per il freno posteriore nella zona del movimento centrale, anche se secondo me è ben nascosto e soprattutto va a farsi vedere molto poco. Mamma mia. Come abbiamo detto prima, è una bicicletta abbastanza lunga,
così lunga che al termine della prima uscita ci siamo chiesti: ma la taglia L è quella corretta? Forse non avremmo dovuto scendere di una taglia M, però c'è da dire che normalmente io sono a metà tra una M e una L, ma Lorenzo, che è l'altro tester che l'ha provata insieme a me, invece è di 1,84 m, quindi per lui le L sono precise e anche lui ha avuto questa sensazione di una bicicletta molto lunga. Io ho dovuto avanzare molto la sella per stare ben centrato sul telaio, quindi in fase di acquisto la cosa è di stare abbastanza attenti alla scelta della taglia, proprio perché essendo una bicicletta grande, forse scendere di una taglia potrebbe darvi la possibilità di avere una bicicletta più reattiva. Abbiamo testato la Rock Rider Race 900S in questo inverno dove le uscite sono prevalentemente lunghe a ritmi blandi ed è proprio sulle lunghe distanze che questa bicicletta ha dato il meglio di sé. Molto comoda, il fatto che sia lunga permette una maggiore comodità, permette di stare più attaccati a terra, di controllarla molto di più, soprattutto sui sentieri molto aperti, molto larghi, dove si va magari più veloce rispetto ai sentieri tortuosi e ai single track. L'altra cosa che ci hanno piacevolmente stupito sono state le sospensioni. Pur non essendo di altissima fascia, si sono ben comportate. Certo, non hanno molte regolazioni, ma per chi guarda questa bicicletta come prima bicicletta per entrare nel mondo gare dalla porta principale, possono andare più che bene. Come si diceva prima, uno dei plus della Rock Rider Race 900S sono le ruote in carbonio con canale di larghezza differenziata, quindi 30 mm all'anteriore, canale più largo, e 28 mm al posteriore, canale un po' più stretto. Questo dà la possibilità di montare copertoni da 2.4 senza nessun problema, cosa che permette di tenere la pressione più bassa, quindi avere più comfort sulle lunghe distanze e quindi avere anche maggiore grip. Sono ruote che non sono leggerissime, però il fatto che siano in carbonio vanno a migliorare quello che è la precisione di guida, perché una ruota in carbonio permette di essere più precisa nella scelta delle linee, e devo dire che queste ruote, pur pesando appunto 1,4 kg la coppia, fanno molto bene il loro lavoro. Noi abbiamo avuto un piccolo problema, ossia uno dei raggi ha strappato il niplo ed è uscito. Ne abbiamo parlato direttamente con Reynolds, che ci ha detto che queste ruote sono garantite a vita, quindi il cerchio verrebbe sostituito, e nel caso di rottura dovute a nostra colpa, quindi può essere qualsiasi cosa, c'è anche un sistema di crash replacement, quindi sostanzialmente ti danno una mano a ricomprare una nuova coppia di ruote. È stata una situazione sfortunata, ma c'è da dire che nonostante tutto siamo andati avanti quasi 2 settimane a girare con la bicicletta e la ruota era perfettamente centrata nonostante non avesse un raggio. Il fatto che sia una bicicletta lunga permette di tenere molto bene la velocità sul sentiero, e infatti in discesa è una bicicletta che ci ha dato molta confidenza. Un po' perché appunto ha 120 mm di escursione, quindi un'escursione un po' più grande rispetto a quanto siamo abituati nel settore cross country e marathon, quindi ci ha permesso di andare veramente veloci. Nonostante sia inverno, quindi i sentieri siano sporchi e anche più difficili da affrontare, abbiamo toccato tempi molto vicini a quelli che sono i nostri tempi estivi. Forse avremmo, con un reggiseno telescopico saremmo andati oltre, ma devo dire che sul veloce questa bicicletta veramente ci ha dato ottime soddisfazioni. Il problema diventa quando il single track diventa stretto e nervoso, anche quando c'è tanto da rilanciare. In quel caso una bicicletta così lunga non è così reattiva come una bici più corta, quindi sullo stretto abbiamo avuto un po' più di problemi, ma nonostante tutto è una bicicletta che permette di essere guidata abbastanza facilmente. Bisogna metterci un po' più di corpo quando le cose si fanno tortuose. Anche in salita è una bicicletta che si è ben comportata, il fatto che abbia un carro abbastanza lungo permette di avere tanto grip sul posteriore, la gomma da 2.4 permette di aggrapparsi al terreno, anche quello più tecnico, con facilità. Sul ripido però bisogna portarsi avanti, andare a cercare di avanzare per dare più sostegno a quello che è l'anteriore, un anteriore che nonostante tutto è abbastanza basso, ci si trova ben in una posizione racing.
L'avantreno secondo me è un po' pesante, è un po' difficile giocare con la bicicletta, alzarla, fare bunny hop, chiede di tenere le ruote attaccate al terreno. Per questo diciamo che è un'ottima bicicletta per quello che è il mondo marathon e gran fondo, soprattutto italiane, dove non ci sono difficoltà tecniche super elevate oppure non ci sono passaggi in stile cross country moderno, quindi con salti, drop o rock garden. È una bicicletta ideale proprio per quel tipo di utilizzatore, per chi sta iniziando ad avvicinarsi al mondo delle gare, vuole una bicicletta performante che non costi tantissimo ma che sia già pensata per un utilizzo racing al 100%, perché qui parliamo di una mountain bike racing, una mountain bike pensata per le gare, non è una mountain bike pensata per utilizzo ricreativo. Questo è il modello racing di Rock Rider. Certo, per portarla al limite nelle gare andrebbe fatto qualche piccolo cambiamento a partire da quello che è il reparto frenante. Lo sappiamo, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma gli SRAM Level T non sono proprio i migliori freni sul mercato, tendono un po' ad andare a gonfiarsi nelle lunghe discese, e il mondo marathon, il mondo gran fondo è pieno di discese lunghe dove bisogna attaccarsi un po' ai freni, li porta un po' a surriscaldarsi e andare a portare la leva a vuoto, ed è proprio per questo che diciamo che un ottimo upgrade per questa Rock Rider Race 900S sarebbe quello di cambiare l'impianto frenante. Non deve essere per forza un impianto frenante di altissima gamma, ma già uno Shimano SLX oppure il migliore impianto frenante per il rapporto qualità-prezzo, ovvero lo Shimano XT, veramente cambierebbe di molto la confidenza che si ha in discesa con questa bicicletta. L'altro cambiamento è quello di mettere un reggisella telescopico, perché aiuterebbe soprattutto nelle fasi, come dicevamo prima, più tortuose, quindi quelle dove la bicicletta bisogna guidarla di corpo. Avere il reggisella telescopico aiuta, permette di quasi accorciare la bicicletta proprio perché si abbassa la sella e si riesce a giocare di più con il corpo. L'altra cosa è quella che si diceva prima, che è una bicicletta un po' pesante, quindi andrebbe alleggerita. Già andare a cambiare la forcella e mettere una SID potrebbe abbassare il peso, però c'è da dire che se pensiamo che questa bicicletta ha un costo di 3.999 euro, il rapporto qualità-prezzo è veramente elevato, perché con il prezzo di una entry level qui si ha una bicicletta pronto gara, una bicicletta ready to race, dove basta salire in sella, mettere il numero davanti e si è pronti a catch me if you can. Prendimi se ci riesci, proprio come recita la scritta qui sul carro. Siamo davanti a una bicicletta fatta per chi vuole spingere. Come abbiamo detto per la Hardtail Race 900, qui contano davvero le gambe. Il modello è pronto, la bicicletta c'è. Se voi siete pronti per gareggiare, questa può essere la vostra scelta. In conclusione, per quelli che ci chiedono una risposta secca, Rock Rider Race 900S sì o no? Noi diremmo sì, ma perché è pronta, è la bicicletta giusta per gareggiare, ma per essere veramente al top gli serve quello step in più. Uno step in più che forse stiamo già vedendo utilizzato, perché i ragazzi del Rock Rider Racing Team stanno già utilizzando un nuovo telaio diverso da questo, ma che potrebbe essere l'evoluzione proprio di questo Race 900S. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Intanto, se cercate una bicicletta per entrare nel mondo gare con un punto prezzo molto basso e una qualità molto alta, Rock Rider Race 900S è la scelta corretta. Per tutto il resto, come al solito, c'è Pianeta Mountain Bike che vi racconta tutto. Io vi saluto e vi do i 3 consigli finali, ovvero iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, fatelo, super importante, un bel like a questo video e soprattutto gas aperto, anzi catch me if you can. Alla prossima, ciao! Wow! Ciao Lola! Lola! Dai, fai di ballo!